Eccoci nella prima tappa del nostro viaggio estivo. Link in descrizione al trailer che vi porterà assieme a noi per 6 paesi europei. Ed ecco una città tedesca di 500.000 di abitanti, situata nella Baviera e precisamente nel distretto o provincia della Media Franconia. Norimberga sorge sul fiume Pegnitz. Guardate questo video fino in fondo per scoprire insieme a noi, Gabriele e Anna, le principali attrazioni. Arrivati a Norimberga, siamo certi che come noi anche voi vorrete visitare l'attrazione maggiore e più in evidenza, il Castello Imperiale di Norimberga. Perché si chiama così? Dovete sapere che gli imperatori del Sacro Romano Impero, per controllare bene il proprio stato, non risiedevano fissi in una capitale, bensì viaggiavano tra i vari castelli dislocati nel territorio. Ebbene, quello di Norimberga era proprio uno di questi, un castello imperiale dove la corte saltuariamente si riuniva. Il castello si divide nella parte dedicata al burgravio, l'amministratore della città, e nella parte utilizzata dall'imperatore quando era in sede. Questo cortile interno segna l'entrata nel castello imperiale vero e proprio. Andiamo dentro. Tra i castelli imperiali, Norimberga era il più bello e meglio situato per la sua posizione centrale. Siamo qui nella cappella duecentesca, è forse il luogo più romantico e affascinante. Guardate queste colonne, gridano medioevo da ogni poro del marmo bianco di cui sono fatte. Marmo bianco che, a testimonianza della ricchezza e importanza del castello, è stato trasportato fin qui dalle lontane Alpi. Passiamo poi al museo. Qui impariamo che il Sacro Romano Impero durò per 1000 anni, fino al 1806. Quindi consigliamo la visita al castello anche per imparare un po' della storia di cui Norimberga è stata protagonista, ma anche per vedere il panorama. Uscendo, saliamo su questa torre. Da qui è possibile ammirare lo skyline di Norimberga, ma sappiate che è in grandissima parte un falso storico. Infatti questa importante città tedesca fu distrutta dai bombardamenti tra il 1944 e il 1945 e nel dopoguerra fu semplicemente ricostruita. Nel castello non dimenticate di visitare anche il pozzo, profondo 47 metri, che riforniva d'acqua l'intero comprensorio. Uscendo dal castello, scendendo verso la città vecchia, ci si imbatte nella Sebalduskirche, o chiesa di San Sebaldo. Antica 750 anni, oggi chiesa protestante sebbene ci siano ancora vestigia del suo passato medievale cattolico, è dedicata al misterioso San Sebaldo, un guaritore ed eremita dell'XI secolo, forse principe ma anche pellegrino, a cui la storia si perde nella leggenda. All'interno della Kirk è possibile guardare l'architettura gotica e le tante opere d'arte, per lo più del 400 e del 500. Proseguendo verso la piazza principale, o piazza del mercato, ci troviamo davanti la Frauenkirche, o chiesa di Nostra Signora. Ma facciamo pausa prima qualche minuto, mangiando del cibo tipico locale, i brezel, che si trovano sia naturali che farciti. Li mangiamo seduti sulle scalinate della Fontana Bella, o Schönerbrunnen, una fontana gotica del XIV secolo, alta ben 17 metri. Attraversiamo ora l'ampia piazza e giungiamo sotto la Frauenkirche. Guardiamo la facciata con lo splendido orologio Carillon, ma dovete venire a mezzogiorno, mi raccomando, per vedere lo spettacolo. Entriamo. Questa è una chiesa cattolica trecentesca, ma sappiate che l'interno è stato interamente ricostruito dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Solo la splendida facciata si era salvata. Dobbiamo ammettere che gli interni di queste chiese norimberghesi ci hanno un po' delusi. Ora andiamo dall'altra parte della città, attraversando il fiume Pegnitz. Da questo vivace ponte possiamo vedere il vecchio ospedale costruito nel 1339 e ancora oggi utilizzato come residenza per anziani. In pochi minuti arriviamo presso la chiesa di San Lorenzo, edificio gotico con guglie che grattano le nuvole. Splendido esempio di questo stile, fu costruita tra il 200 e il 400. È piena di opere d'arte come il saluto angelico scolpito nel legno, capolavoro della scultura gotica cinquecentesca. Per completare la visita di Norimberga, vi consigliamo di fare un salto a Handwerkerhof, o Corte dell'Artigiano. Si tratta di un falso storico costruito negli anni 70, attrazione turistica ma anche frequentata dai locali, dove si trovano botteghe e negozietti tipici, e luoghi dove si può bere una birra in relax. E non dimenticate di fare il giro turistico con il trenino. Noi consideriamo l'esperienza del cibo parte integrante delle nostre visite e anche a Norimberga abbiamo provato 2 volte, in 2 scene diverse, il cibo locale. Dobbiamo ammettere di essere rimasti delusi sia dalla qualità mediocre sia dal rapporto qualità-prezzo. Qui potete vedere i Nürnberger Rostbratwurst, diciamo delle salsicce, e un'anonima zuppa di patate, e qui ancora salsicciotti. Insomma, abbiamo fatto l'esperienza del cibo norimberghese per voi e potete risparmiarvi un centone quando sarete qui, organizzandovi con un pranzo al sacco. Vi invitiamo a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Per scoprire le altre tappe del nostro viaggio in Europa di quest'estate potete seguire questo link, o anche quest'altro per scoprire quanto abbiamo speso. A presto!